Ciao e benvenuti al podcast di Impara l'italiano. Io sono Giorgia. E io sono Antonio. E oggi, amici miei, niente copione. Sul serio, niente. Antonio è nervoso perché oggi parliamo di improvvisazione e lui odia non avere un piano. È vero, lo ammetto. Io sono uno che si prepara tutto prima. La lista della spesa, il percorso in macchina, perfino le battute con mia madre al telefono. Ma va bene, oggi mi butto. E infatti l'episodio di oggi parla proprio di questo, come parlare italiano senza avere sempre la frase perfetta pronta, perché tanti di voi ci scrivono la stessa cosa, capisco quasi tutto, ma quando devo rispondere mi blocco. Sì, è normalissimo. Succede anche a me in inglese, giuro. Mi si blocca il cervello e dico solo yes, yes, a caso. Antonio, no, dai, tu conosci l'inglese benissimo. Sotto pressione no. Sotto pressione divento un disastro. Ecco, ed è proprio questo il punto. L'improvvisazione non è avere paura zero, è parlare anche quando hai paura. Esatto. E prima di iniziare, come sempre, un favore. Mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ci aiuta tantissimo e ci fa sapere che siete lì con noi. Bene, allora Antonio, raccontami, tu la prima volta che hai dovuto improvvisare in una lingua straniera, dov'eri? Ah, me lo ricordo come fosse ieri. Ero a Lisbona, avevo 22 anni e sapevo dire solo obrigado e bon dia. Un giorno mi si rompe la valigia in mezzo alla strada. Calzoni ovunque, gente che guarda. No. Sì, e dovevo chiedere aiuto a un negozio per del nastro adesivo. Non sapevo la parola, allora ho fatto il gesto di attaccare. Ho indicato la valigia rotta e ho detto aiuto, cose, taccare, inventando parole a caso. E ti hanno capito? Mi hanno capito benissimo, anzi, il signore si è messo a ridere e mi ha aiutato a sistemare tutto. E lì ho capito una cosa che non ho più dimenticato. Cioè? Che le persone vogliono aiutarti a capirti, non ti giudicano per gli errori, quasi mai. Il giudizio ce lo abbiamo noi, dentro la testa. Che bella questa cosa. A me è successo qualcosa di simile in Grecia. Ero all'aeroporto e avevo perso una valigia, anche a me, guarda un po', e dovevo spiegare tutto in inglese, ma con un'ansia pazzesca. Parlavo lentissimo, sbagliavo i tempi verbali, ma alla fine ho ricevuto la valigia 2 giorni dopo, sana e salva. Vedi, la lingua non deve essere perfetta, deve solo funzionare. Esatto, e oggi vogliamo dimostrarvelo con qualche piccola scena improvvisata. Niente testo scritto, solo una situazione e vediamo cosa succede. Allora, facciamo così. Io sono un turista un po' timido, tu sei la barista di un bar romano, un po' frettolosa ma simpatica. Perfetto, mi piace. Iniziamo. Buongiorno, scusi, posso avere un caffè? Buongiorno, certo. Lo vuole al banco o al tavolo? Al banco va bene. Quanto costa? 1,20 €. Vuole anche un cornetto? Sono appena sfornati. Oh sì, perché no? Che tipo di cornetti avete? Abbiamo alla crema, al cioccolato e uno vuoto, semplice. Prendo quello al cioccolato, grazie. Ottima scelta. Ecco il caffè, il cornetto arriva tra 1 minuto, è ancora caldo. Perfetto, grazie mille. Posso pagare con la carta? Certo, nessun problema. Il lettore è qui. Ecco fatto. Buona giornata. Buona giornata a lei e benvenuto a Roma. Visto? Niente di complicato, solo frasi semplici dette con naturalezza. Esatto, e hai notato una cosa? Non hai mai smesso di parlare per cercare la parola perfetta. Hai usato quello che sapevi. Vero, e anche se avessi sbagliato un articolo o un verbo, la comunicazione sarebbe comunque passata. Questo è il segreto. L'italiano non è un esame, è una conversazione tra persone. Proviamo un'altra scena, un po' più delicata. Io sono la farmacista, tu sei un cliente che non si sente bene. Ok, mettiamoci nei panni giusti. Buongiorno, scusi, non mi sento molto bene da stamattina. Buongiorno, mi dispiace. Che sintomi ha? Mal di testa, mal di gola? Un po' di mal di gola e mi gira la testa. Ha anche la febbre? Non lo so, non ho il termometro con me. Capisco. Le consiglio delle pastiglie per la gola e se ha la febbre può prendere un antidolorifico leggero. Ha allergie a qualche farmaco? No, nessuna allergia per fortuna. Bene, allora le do queste. Le prenda ogni 8 ore dopo i pasti. Perfetto, grazie. Quanto le devo? Sono 8,50 €. Ecco a lei. Grazie ancora e mi scusi se non sono stato molto chiaro.
Ma no, si è spiegato benissimo. Si riguardi. Questa scena in particolare mi tocca, perché quando stai male in un paese straniero, la paura più grande non è la malattia, è non riuscire a spiegarti. Hai ragione. Ed è per questo che consiglio sempre ai miei studenti di imparare a memoria certe frasi chiave, tipo non mi sento bene, ho mal di, sono allergico a. Non servono discorsi complicati, ma quelle poche frasi possono davvero aiutarti in un momento di bisogno. Ed è bello vedere che, anche in una situazione delicata, con parole semplici si può comunque creare fiducia con l'altra persona. Esatto. La lingua, in fondo, è anche questo, un ponte tra la paura e la connessione umana. Prima di continuare con altre scene, vi chiediamo ancora una volta. Lasciate un commento e ditecelo. Qual è la situazione che vi mette più ansia quando parlate italiano? Il medico? Il telefono? Un colloquio di lavoro? Noi leggiamo tutto e magari la prossima puntata nasce proprio da una vostra storia. Restate con noi, tra poco altre 2 scene, più qualche consiglio pratico che uso davvero ogni giorno. Questa è una delle situazioni più temute. Parlare al telefono, senza vedere la faccia dell'altra persona, senza gesti. Verissimo, al telefono è tutto più difficile perché non puoi indicare o mimare. Allora facciamo: tu chiami per prenotare un appuntamento dal dentista, io rispondo dallo studio. Ok, finge di comporre un numero. Pronto, buongiorno, chiamo per prenotare una visita, se possibile. Buongiorno, certo. È già nostro paziente? No, è la prima volta. Va bene, mi dice nome e cognome, per favore? Antonio Ferretti. Perfetto, signor Ferretti. Che giorno preferisce, questa settimana o la prossima? Questa settimana, se c'è posto, magari giovedì pomeriggio? Vediamo. Giovedì alle 15:30, va bene? Sì, perfetto. Devo portare qualche documento? Solo un documento d'identità e il tesserino sanitario, se ce l'ha. Va bene, grazie mille. A giovedì, allora. A giovedì, buona giornata. Visto, Antonio? Anche al telefono, con calma, sei riuscito a gestire tutto. Sì, e ho notato una cosa. Quando non capisco bene, invece di fingere di aver capito, ormai chiedo subito: scusi, può ripetere più lentamente? Prima mi vergognavo, ora lo considero un'arma segreta. Bravissimo, è proprio così. Può ripetere, per favore? E può parlare più lentamente? Sono 2 frasi che dovreste scrivere e tenere sempre a portata di mano. Adesso una scena più leggera, più emotiva. 2 vecchi amici che si incontrano per caso, dopo tanto tempo. Mi piace. Io sono l'amica sorpresa. Tu, quello che cammina distratto. Va bene, ma Giorgia, sei tu? Giorgia, non ci posso credere. Quanti anni sono passati? Boh, forse 6-7 anni. Dall'università, credo. Esatto. Sei uguale, sai? Non sei cambiato per niente. Dai, un po' sono cambiato. Ho anche qualche capello bianco in più. Ti dona. Allora, dimmi, cosa fai adesso? Vivi ancora qui? No, mi sono trasferito a Torino per lavoro qualche anno fa. E tu? Io sono ancora qui. Ho aperto un piccolo studio di design l'anno scorso. Ma dai, che bello! Sempre stata brava con i colori e le idee, fin dall'università. Grazie, significa molto. Senti, perché non ci scambiamo il numero? Mi piacerebbe recuperare, magari davanti a un caffè. Volentieri, davvero. Questa settimana ho un po' di impegni, ma da lunedì sono libero. Perfetto, allora ci sentiamo. È stato bellissimo rivederti. Anche per me, Giorgia. A presto, davvero. Buonasera. Mi porta in via Garibaldi, per favore? Buonasera, certo. Con questo traffico ci vorranno una ventina di minuti. Nessun problema, non ho fretta. È sempre così trafficato a quest'ora? Purtroppo sì, soprattutto il venerdì sera. Tutti escono a cena. Capisco. Posso aprire un po' il finestrino? Certo, faccia pure. Vuole che accenda l'aria condizionata invece? No, va bene così, grazie. Quanto viene più o meno la corsa? Con il traffico direi intorno ai 12 euro. Perfetto, va bene. Buongiorno, mi siedo qui? Sì, prego, si accomodi. Cosa desidera oggi? Vorrei solo una spuntatina, niente di drastico. Va bene. Quanto vuole che tolga? Un paio di centimetri? Sì, perfetto. E magari qualche sfoglita sulle punte. Certo. Le lavo prima i capelli o iniziamo direttamente? Meglio lavarli prima, grazie. Perfetto. Venga pure verso il lavandino. Allora, oggi impariamo a fare la pasta fresca. Prima cosa, quanta farina abbiamo bisogno? Per 2 persone direi 200 grammi, giusto? Esatto. E 2 uova. Adesso facciamo una fontana con la farina. Così, poi rompo le uova al centro. Perfetto, proprio così. Adesso mescola piano, dal centro verso l'esterno. Ok, ma mi si attacca tutto alle mani.
È normale all'inizio. Un po' di farina extra e va meglio. Scusa, è libero questo attrezzo? Sì, prego, ho appena finito. Grazie. Senti, sai come si regola l'altezza del sedile? Certo, c'è una leva qui sotto, la tiri e regoli su o giù. Ah, perfetto, grazie mille. Figurati, prima volta qui in palestra? Sì, mi sono appena iscritta questa settimana. Buongiorno, ho un rumore strano quando freno. Buongiorno, mi faccia sentire. Da quanto tempo sente questo rumore? Da circa una settimana, sembra un fischio metallico. Probabilmente sono le pastiglie dei freni consumate. Le controllo subito. Quanto tempo ci vuole, più o meno? Se sono solo le pastiglie, un'oretta al massimo. Perfetto, m'aspetto qui allora. Buongiorno, si accomodi pure. Buongiorno, grazie mille per l'opportunità. Allora, mi parli un po' di lei e della sua esperienza. Certo, ho lavorato per 3 anni nel settore marketing, occupandomi soprattutto di comunicazione digitale. Interessante. E perché vuole cambiare azienda proprio adesso? Cerco nuove sfide e un ambiente dove poter crescere professionalmente. Capisco. Ha domande per me? Sì, com'è strutturato il team con cui lavorerei? Buongiorno, sto cercando un libro, ma non ricordo bene il titolo. Va bene, sa dirmi almeno l'argomento o l'autore? Parla di viaggi in Sud America, credo l'autrice sia italiana. Forse intende Sotto un cielo diverso? Le do un'occhiata. Sì, esatto, credo sia quello. Eccolo qui, ne abbiamo una copia in vetrina. Perfetto, lo prendo. Grazie mille per l'aiuto. Buongiorno, vorrei un mazzo di fiori per un compleanno. Certo, per un'occasione allegra le consiglio girasoli o rose colorate. Mi piacciono i girasoli. Quanto costano? Un mazzo da 5 viene 15 euro. Perfetto, lo prendo. Può fare anche un bel fiocco? Certamente, glielo preparo subito. Scusi, questo posto è occupato? No, prego, si sieda pure. Grazie. Sa se questo treno ferma a Bologna? Sì, dovrebbe fermare tra circa 40 minuti. Perfetto, grazie mille. Viaggia spesso in treno? Abbastanza. Lavoro tra 2 città diverse. Buongiorno, signor Ferretti, si accomodi sulla poltrona. Buongiorno, dottoressa. Sono un po' agitato, lo ammetto. Non si preoccupi, oggi facciamo solo un controllo di routine. Meno male. Apro la bocca? Sì, esatto. Respiri normalmente. Ci vorranno pochi minuti. Va bene, dottoressa, faccia pure. Buongiorno, devo spedire questo pacco in Germania. Buongiorno, me lo faccia pesare. Vuole la spedizione normale o espressa? Quanto costa in più quella espressa? Circa 8 euro in più, ma arriva in 2 giorni invece di 6. Va bene, faccio quella espressa allora. Perfetto, mi serve anche un documento d'identità. Buongiorno, avete ombrelloni liberi per oggi? Sì, ne abbiamo in prima e in seconda fila. Quanto costa uno in prima fila? 20 euro con 2 lettini inclusi. Perfetto, lo prendo. C'è anche una doccia qui vicino? Ciao, non credo ci conosciamo. Io sono Antonio. Piacere, io sono Giorgia. Sei un amico di Marco? Sì, lavoriamo insieme da un paio d'anni. E tu? Io sono sua cugina. Sono venuta per il compleanno. Ah, che bello. Ti stai divertendo? Sì, molto. La musica è bellissima stasera. Buongiorno, dottore. Il mio cane non mangia da 2 giorni. Mi dispiace sentirlo. Ha vomitato o ha avuto diarrea? No, niente di tutto ciò. Sembra solo triste e stanco. Va bene, lo visito subito. Da quanto tempo avete questo cane? Da circa 3 anni. È sempre stato sano fino ad ora. Scusa, è la prima volta che vengo. Dove mi metto? Puoi metterti qui davanti, c'è ancora spazio libero. Perfetto, grazie. Devo portare qualcosa di particolare? Solo un tappetino, se ce l'hai, altrimenti te ne prestiamo uno. Va bene, grazie mille per l'aiuto. Buongiorno, ho prenotato un servizio fotografico per oggi pomeriggio. Buongiorno, sì, ho la sua prenotazione qui. Preferisce foto in studio o all'aperto? Direi in studio, così controlliamo meglio la luce. Perfetto, allora iniziamo tra 10 minuti. Si accomodi pure. Grazie, vado a sistemarmi un attimo. Buongiorno, ho questo pantalone da accorciare. Certo, se lo prova qui dietro, così segno dove tagliare. Va bene, un secondo che mi cambio. Con calma, per quando le serve pronto? Se possibile entro venerdì, ho un matrimonio sabato. Buonasera, 2 biglietti per il film delle 20:30, per favore. Buonasera, certo. Preferite posti centrali o laterali? Centrali, se sono ancora disponibili. Sì, ne ho 2 proprio al centro, fila F. Perfetto, li prendiamo. Quanto viene tutto? 18 euro in totale. Buongiorno, dottoressa, sono venuto per il controllo annuale. Buongiorno, si accomodi. Come si sente in generale ultimamente? Abbastanza bene, solo un po' stanco durante la settimana.
Dorme abbastanza ore per notte? Sinceramente no, forse 5 o 6 ore. Capisco. Ne parliamo con calma tra poco. Buongiorno, mi fa il pieno, per favore? Certo, benzina o diesel? Diesel, grazie. Può controllare anche l'olio, per favore? Nessun problema, apra pure il cofano. Ecco fatto, grazie mille. Buongiorno, sto cercando una camicia elegante per un'occasione speciale. Buongiorno, certo. Ha già un'idea di colore o taglia? Direi blu scuro, taglia media, ma sono flessibile. Perfetto, ne abbiamo un paio proprio qui. Vuole provarla? Sì, grazie, dov'è il camerino? Proprio in fondo a destra. Mi dica se le serve una taglia diversa. Ciao, è la tua prima lezione di salsa? Sì, sono un disastro, ti avviso subito. Nessuno nasce imparato. Vedrai che dopo 2 lezioni ti prendi il ritmo. Speriamo. Da che parte devo mettere i piedi? Guarda me, segui il movimento. 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7. Ok. Aia, ti ho pestato un piede, scusa. Tranquillo, fa parte del gioco all'inizio. Buongiorno, cerco un appartamento in affitto in centro. Buongiorno, che budget hai in mente più o meno? Direi intorno ai 700 euro al mese, spese escluse. Bene, ho un bilocale che potrebbe interessarle, luminoso e ristrutturato da poco. Perfetto, quando posso vederlo? Anche domani pomeriggio, se le va bene. Buongiorno, vorrei sistemare la barba, niente di troppo corto. Va bene, la accomodo qui. Come la preferisce, squadrata o più naturale? Più naturale, solo pulita ai bordi. Perfetto, resti tranquillo, non tocco la lunghezza. Grazie, mi fido di lei. Buongiorno, vorremmo informazioni su un viaggio in Portogallo. Certo, quante persone siete e per quanti giorni? Siamo in 2 per una settimana, verso settembre. Perfetto, le propongo un pacchetto con volo e hotel a Lisbona, con possibilità di escursione a Porto. Interessante, quanto verrebbe a persona? Circa 600 euro, colazione inclusa. Che bella cerimonia, non trovi? Bellissima, gli sposi sembravano davvero emozionati. Tu come conosci la sposa? Siamo cresciuti insieme, stesso quartiere. E tu? Io lavoro con lo sposo, siamo colleghi da 5 anni. Che bel modo per conoscersi allora, grazie a questo matrimonio. Scusa, sai dirmi come funziona questa macchina? Certo, metti i vestiti, chiudi lo sportello e inserisci le monete qui. Ah, quante monete servono per un lavaggio normale? Di solito 3 monete da 1 euro, ma dipende dal programma. Perfetto, grazie mille per la spiegazione. Ciao, grazie per essere venuto a vedere la stanza. Grazie a te per l'invito, la casa sembra molto tranquilla. Sì, il quartiere è silenzioso, soprattutto la sera. Lavori o studi? Studio ingegneria, sono al 3° anno. Perfetto, anche io ho studiato qui vicino, conosco bene la zona. Buongiorno, di nuovo io. Ma guarda chi si rivede, come sono le pesche dell'altra volta? Buonissime, per questo sono tornato. Mi fa piacere. Oggi ho anche delle albicocche fresche, vuole assaggiarne una? Volentieri, grazie mille. Buongiorno, ho una prenotazione per un massaggio rilassante. Buongiorno, sì, eccola qui. Preferisce la stanza con musica o silenzio? Con musica leggera, se possibile. Perfetto, la accomodo subito. Tolgasi le scarpe qui. Grazie, ne avevo davvero bisogno questa settimana. Buonasera, vorrei un cono medio, 2 gusti. Certo, quali gusti preferisce? Pistacchio e nocciola, grazie. Ottima scelta, glielo preparo subito. Vuole anche la panna sopra? Sì, perché no? Grazie mille. Allora, possiamo iniziare la riunione. Antonio, aggiornaci sul progetto. Certo, siamo in linea con le scadenze, manca solo l'approvazione finale del cliente. Perfetto, quando prevedi di avere una risposta? Direi entro venerdì, ho già mandato un premonitore stamattina. Ottimo lavoro, teniamoci aggiornati. Buongiorno, cerco delle cuffie senza fili, non troppo costose. Buongiorno, abbiamo un ottimo modello sui 40 euro, buona qualità audio. Interessante. Hanno anche il microfono per le chiamate? Sì, esatto, e la batteria dura circa 8 ore. Perfetto, le prendo, grazie mille. Buongiorno, questi tacchi si sono rovinati, può sistemarli? Fatemi vedere. Sì, nessun problema, cambio subito i tacchetti. Quanto tempo ci vuole? Se aspetta, glieli sistemo in 10 minuti. Perfetto, aspetto qui allora. Ciao, non ci vedevamo da un po', tutto bene? Ciao Antonio, sì, tutto bene, sto solo portando il cane a fare 2 passi. Che bel cane, come si chiama? Si chiama Nuvola, l'ho preso da un canile 2 mesi fa. Che bello, sembra molto affettuoso. Buongiorno, sono qui per il dolore alla spalla di cui le avevo parlato. Buongiorno, sì, mi ricordo. Da quanto tempo sente questo dolore? Da circa 2 settimane, soprattutto quando sollevo il braccio. Va bene, iniziamo con qualche esercizio leggero e vediamo come risponde. Perfetto, sono nelle sue mani. Buongiorno, sono venuto a ritirare la macchina. Buongiorno,
tutto sistemato. Erano proprio le pastiglie come pensavo. Perfetto, quanto le devo? 90 euro in totale, pastiglie e manodopera incluse. Va bene, grazie mille per la rapidità. Buongiorno, cerco delle corde nuove per la chitarra. Buongiorno, che tipo di chitarra ha? Classica o acustica? Acustica, e le corde attuali si sono un po' consumate. Va bene, le consiglio queste. Sono di ottima qualità e durano a lungo. Perfetto, le prendo, grazie del consiglio. Buongiorno, dottoressa. Sono qui per la firma del contratto. Buongiorno, si accomodi, le spiego brevemente i punti principali prima di firmare. Perfetto, l'ascolto con attenzione. Bene, allora iniziamo dalla prima pagina. Va bene, sono pronto. Scusa Antonio, posso chiederti un favore? Certo, dimmi pure. Parto domani per il weekend, potresti dare un'occhiata alle mie piante? Ma certo, nessun problema, le innaffio io. Grazie mille, sei sempre gentilissimo. Buongiorno, vorrei aprire un conto corrente. Buongiorno, certo. È già cliente della nostra banca? No, è la prima volta. Va bene, mi servono un documento d'identità e il codice fiscale. Ecco a lei. Quanto tempo ci vuole per attivarlo? Di solito 2 o 3 giorni lavorativi. Ciao, è la tua prima volta al corso? Sì, non ho mai preso un pennello in mano in vita mia. Tranquillo, si inizia tutti da zero. Che colori preferisci? Mi piacciono i toni caldi, arancione, rosso, giallo. Perfetto, oggi lavoriamo proprio su un tramonto, ti troverai bene. Buongiorno, avrei bisogno di corde nuove per la chitarra. Buongiorno, che tipo di chitarra ha? Classica o acustica? Acustica, e le corde attuali si sono un po' consumate. Va bene, le consiglio queste. Sono di ottima qualità e durano a lungo. Perfetto, le prendo, grazie del consiglio. Buongiorno, dottoressa. Sono qui per la firma del contratto. Buongiorno, si accomodi. Le spiego brevemente i punti principali prima di firmare. Perfetto, l'ascolto con attenzione. Bene, allora iniziamo dalla prima pagina. Va bene, sono pronto. Scusa Antonio, posso chiederti un favore? Certo, dimmi pure. Parto domani per il weekend, potresti dare un'occhiata alle mie piante? Ma certo, nessun problema, le innaffio io. Grazie mille, sei sempre gentilissimo. Buongiorno, vorrei aprire un conto corrente. Buongiorno, certo. È già cliente della nostra banca? No, è la prima volta. Va bene, mi servono un documento di identità e il codice fiscale. Ecco a lei. Quanto tempo ci vuole per attivarlo? Di solito 2 o 3 giorni lavorativi. Ciao, è la tua prima volta al corso? Sì, non ho mai preso un pennello in mano in vita mia. Tranquillo, si inizia tutti da zero. Che colori preferisci? Mi piacciono i toni caldi, arancione, rosso, giallo. Perfetto, oggi lavoriamo proprio su un tramonto, ti troverai bene. Buongiorno, avrei bisogno di francobolli per 2 lettere. Buongiorno, per l'Italia o all'estero? Una per l'Italia e una per la Francia. Va bene, sono 2,10 euro in totale. Ecco a lei, grazie mille. Buongiorno, che oggetto interessante, cos'è? È un orologio da tasca degli anni 30, funziona ancora perfettamente. Che meraviglia, posso vederlo da vicino? Certo, lo tenga pure, è delicato ma solido. Quanto costa, se posso chiedere? 120 euro, considerando che è un pezzo raro. Tua figlia si sta divertendo un mondo con la torta. Sì, aspettava questo momento da giorni. E il tuo bambino? Anche lui, è la prima festa a cui lo porto da solo, un po' di ansia c'è. Tranquillo, i bambini si divertono sempre, sono i genitori che si preoccupano di più. Buongiorno, vorrei 200 grammi di prosciutto crudo, per favore. Buongiorno, dolce o saporito? Dolce, grazie. E magari un po' di formaggio, cosa mi consiglia? Abbiamo un pecorino stagionato molto buono, vuole assaggiarlo? Volentieri, grazie. Buongiorno, la mia bici ha una gomma bucata. Faccia vedere. Sì, è proprio bucata, gliela cambio subito. Quanto tempo ci vuole? Una decina di minuti, si può sedere qui ad aspettare. Perfetto, grazie mille. Buongiorno professore, volevo chiederle informazioni sulla tesi. Buongiorno, certo, mi dica pure che argomento aveva in mente. Vorrei approfondire la sostenibilità ambientale nelle piccole imprese. Interessante, direi che è un argomento fattibile, possiamo strutturarlo insieme. Grazie mille professore, sono davvero entusiasta. Buongiorno, cerco un regalo per un bambino di 6 anni. Buongiorno, gli piacciono i giochi da costruzione o preferisce qualcosa di creativo? Direi costruzioni, è molto curioso e creativo. Perfetto, le consiglio questo set, è tra i più venduti. Va bene, lo prendo, grazie mille. Buongiorno, vorrei una pagnotta e 4 panini per favore. Buongiorno, certo.
Vuole anche qualche taralli? Sono appena sfornati. Sì, perché no? Ne prendo un etto. Perfetto, ecco a lei, sono 5 euro in totale. Scusa, come regoli la luce su questa macchina? Devi girare questa rotella qui. Controlla l'esposizione. Ah, ecco, adesso si vede meglio. Grazie mille. Figurati, all'inizio è un po' confuso, poi diventa automatico. Scusi, sa dirmi dove si trova il negozio di scarpe al piano di sopra? Certo, prenda le scale mobili e giri subito a destra. Perfetto, grazie mille per l'informazione. Di niente, buon shopping. Buongiorno, ho un forte mal di denti. Avreste un posto libero oggi? Mi dispiace sentirlo. Vediamo... Sì, possiamo prenderla alle 16. Perfetto, grazie mille. Arrivo subito dopo pranzo. Va bene, ci vediamo alle 16 allora. Buongiorno, vorrei un vino da abbinare a un arrosto. Buongiorno, le consiglio un rosso corposo, magari un Barolo. Perfetto. Quanto costa una bottiglia? 25 euro, ma è davvero eccezionale. Va bene, mi fido del suo consiglio. Allora, il punto principale di oggi è la riparazione del tetto. Sì, ho ricevuto 2 preventivi, posso condividerli con tutti. Perfetto, discutiamone insieme prima di decidere. D'accordo, iniziamo dal primo preventivo. Buongiorno, ho bisogno di occhiali da vista nuovi. Buongiorno, ha già la prescrizione dell'oculista? Sì, eccola qui. Perfetto, vediamo insieme quale montatura si adatta meglio al suo viso. Va bene, mi affido a lei. Buongiorno, sono venuta a ritirare le scarpe che ho lasciato la settimana scorsa. Buongiorno, sì, eccole, tutte sistemate. Sembrano nuove, grazie mille per il lavoro. Grazie a lei, torni pure quando vuole. Ciao Giorgia, volevo chiederti se possiamo dividerci la cura del giardino. Certo, mi sembra giusto. Io posso occuparmi delle piante, tu magari del prato. Perfetto, mi sembra un buon accordo. Va bene, iniziamo questo weekend allora. Posso provare quella chitarra acustica in vetrina? Certo, gliela prendo subito, si accomodi pure sulla sedia. Grazie. Il suono sembra davvero pieno. Sì, è un legno di ottima qualità, per questo costa un po' di più. Capisco. Ci penso e magari torno domani. Buongiorno, sono tornato per un altro mazzo di fiori. Ma che piacere rivederla. Per un'altra occasione speciale? Sì, esatto, questa volta per un anniversario. Allora le consiglio delle rose rosse, sono perfette per l'occasione. Questa scena mi emoziona sempre un po', sai, perché racconta qualcosa di molto umano, il tempo che passa, ma anche la gioia di ritrovarsi. Vero, e dal punto di vista linguistico avete sentito come abbiamo usato espressioni naturali. Non ci posso credere, quanti anni sono passati, è stato bellissimo rivederti. Sono frasi che potete usare davvero in qualsiasi incontro simile. Esatto. E se ci pensate, in tutte queste scene non abbiamo mai usato un vocabolario complicato. Abbiamo usato parole semplici, ma vere, sentite. E ora, come promesso, qualche consiglio pratico per allenare l'improvvisazione a casa da soli. Il primo consiglio: parlate da soli. Sì, avete capito bene. Mentre cucinate, mentre guidate, mentre vi vestite, raccontate ad alta voce quello che state facendo. Io lo faccio sempre in macchina. Adesso giro a destra, poi c'è il semaforo. Spero sia verde. Sembra una follia, ma funziona benissimo. Secondo consiglio: create piccole scene immaginarie. Immaginate di essere in aeroporto, in un negozio, da un dottore e provate a improvvisare la conversazione, anche da soli davanti allo specchio. Terzo consiglio, e questo per me è fondamentale, accettate il silenzio. Quando cercate una parola e non la trovate subito, va bene fermarsi un secondo. Anche i madrelingua fanno pause. Vero, il silenzio non è un fallimento, è parte naturale del parlare. Quarto consiglio, se non conoscete una parola, descrivetela. Per esempio, se non ricordate ombrello, potete dire quella cosa che si apre quando piove, per non bagnarsi. Bravissimo esempio. E infine, quinto consiglio, registratevi. Fate un piccolo audio di 2 minuti in cui improvvisate una situazione, poi riascoltatevi, senza giudicarvi troppo duramente. Serve solo per notare i progressi. E se avete il coraggio, condividete l'audio nei commenti. Noi lo ascolteremo con piacere. Facciamo un'ultima piccola scena ambientata al mercato, un luogo pieno di vita, di voci, di improvvisazione vera. Perfetto, io sono il cliente, tu la fruttivendola. Buongiorno, guardi che belle pesche oggi, appena arrivate. Buongiorno, sembrano ottime. Quanto vengono al chilo? 3 euro al chilo, ma se ne prende 2 chili glielo faccio a 5,50. Va bene, allora ne prendo 2 chili. E queste zucchine sono fresche?
freschissime, raccolte stamattina. Perfetto, ne aggiunga mezzo chilo, per favore. Ecco a lei. Altro? No, credo sia tutto. Quanto le devo in totale? Facciamo 8 euro tondi. Perfetto, grazie mille e buona giornata. Grazie a lei e torni a trovarci. Ecco amici, come avete visto oggi, non serve un copione per parlare italiano. Serve solo il coraggio di iniziare una frase anche senza sapere come finirà. Ed è proprio questo lo spirito di l'Italia svelata. Svelare l'italiano vero, quello che si vive per strada, al bar, al telefono, tra amici, non quello perfetto dei libri. Quindi il compito per oggi è semplice. Create 3 piccole scene improvvisate nella vostra testa o ad alta voce e vedete cosa succede. Al ristorante, dal medico, con un amico. Non pensateci troppo, buttatevi. E se volete, scriveteci nei commenti com'è andata. Con piacere leggiamo e rispondiamo. Magari la vostra scena diventa protagonista di un episodio futuro. Prima di salutarci, un ultimo favore. Se questo episodio vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale L'Italia Svelata e attivate la campanella, così non perdete i prossimi episodi. E condividetelo con chi state imparando l'italiano insieme, magari con un amico, un partner, un compagno di corso. Crescere insieme è sempre più bello. Grazie di cuore per essere stati con noi oggi. Continuate a parlare, continuate a sbagliare e soprattutto continuate a improvvisare. Ci vediamo nel prossimo episodio di L'Italia Svelata. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti! Ciao!